Lady Morgan, scrittrice irlandese, nel maggio 1819 trascorse una giornata memorabile a Cinisello e Balsamo. Dal suo libro L'Italie del 1821. Il circondario di Milano abbonda di ville, alcune delle quali assomigliano alle sedi della nobiltà inglese. Quella milanese vi si recava normalmente alla vigilia di San Martino, in novembre, per regolare i contratti con i propri affittuari e spesso rimaneva fino a Natale. Una visita in Inghilterra negli anni della gioventù aveva impressionato il conte Ercole Silva. L'amore per la natura lo aveva ispirato con il buon gusto di seguire i suoi dettami. Al suo ritorno a Milano, il conte Silva illustrò con eleganza i suoi sentimenti su questo argomento in un libro famoso dell'arte dei giardini inglesi e nel parco della bellissima villa di Cinisello, dove ha realizzato molte delle sue idee: alberi forestali, giovani piantagioni, frutteti, arbusti e orti fioriti si mescolano in disordine astuto ma naturale. Cinisello è il giardino dei milanesi. Il palazzo è nel miglior stile della vecchia villa italiana, molto spazioso. Gli affreschi e le sculture di Montalto, Panfilo e Negri sono valorizzate nel giusto modo. È una galleria arricchita da alcune magistrali composizioni di Guercino, Schidone, Procaccini, Perugino, occupa un posto distinto tra le collezioni milanesi. Un'ala della casa mi colpì particolarmente, era antica e rimase nello stato in cui venne allestita per un amante nuziale, più di un secolo fa. Poi una suite di appartamenti, le camere erano molto piccole, il tetto basso, le travi scolpite e riccamente decorate. Alle pareti erano appese delle pelli dorate, mensole di ogni forma grottesca sostenevano leoni cinesi e draghi di porcellana. Gli armadi erano come quelli che contenevano i gioielli e il guardaroba di alcune duchesse della famiglia Sforza. La biblioteca, ricca di opere preziose e curiose, con molti antichi e manoscritti e alcune prime edizioni, conteneva produzioni moderne. Il conte ci aveva invitato a un déjeuner à la forquette, che tuttavia è stato un sontuoso e splendido pranzo. Balsamo ci ricevette nella sua dimora il marchese di Breme, l'ex ministro degli interni. La villa è piuttosto un elegante padiglione che una casa di campagna. Si erge in mezzo a un giardino che assomiglia a un parterre di un parco inglese. Siamo stati ricevuti nella libreria, che è curiosa, in quanto contiene una collezione di busti dei principali scrittori piemontesi celebri. La cena fu sontuosa ed elegante e niente affatto si direbbe quella di un ex ministro. Finita questa, i partecipanti uscirono prima che la tovaglia fosse rimossa nel giardino, dove furono serviti caffè, liquori e donati mazzi di fiori freschi. La conversazione è stata brillante e animata. Le luci fatate delle lucciole vennero oscurate dal bagliore luminoso della luna nascente. Nulla può superare l'effetto delle lucciole, gli insetti di fuoco, in una serata ancora cupa. Cadono come una pioggia di luce e risplendono come diamanti sulle foglie. L'ultimo atto della Vestale si rappresentava alla Scala, quando arrivammo verso mezzanotte all'opera.